saluto a tutti dal canale Inverter Clima. Bene amici, eccoci qui con un nuovo video molto importante, perché sarà la risposta a tanti di voi che mi fate nei commenti per quanto riguarda il problema dell'asciugatrice che non asciuga bene i panni, cioè in pratica i panni rimangono umidi. L'asciugatrice sta quasi per finire ciclo, cotone, asciugatura, armadio, 2 ore e 20, 2 ore e mezza di ciclo. E andiamo a vedere la temperatura, pura intorno a 33 gradi, ma è rilevante sull'oblò. Andiamo a vedere effettivamente da dietro, perché dietro è importante. Temperatura intorno ai 35 gradi. Tenendo presente che qui abbiamo la ventola aspira l'aria dal radiatore, in cui il refrigerante riscalda il radiatore, trapassa questo radiatore e va nell'oblò, cioè viene spinta da questa ventola. Dopodiché l'aria riscaldata si scontra con i panni all'interno, in cui vanno ad assorbire questo calore. Qui sotto abbiamo il filtro. Dentro il filtro ho messo un termometro. Il termometro risulta, se lo riesco a prendere, allora il termometro risulta 37 gradi. Adesso sta scendendo un po' perché è aperto, però stava a 37 gradi, quindi sono 36,6. Ho perso un po'. Andiamo a togliere, perché tanto andiamo a chiudere. Ok, allora vi dico subito il problema di questa asciugatrice e poi andiamo a fare un'analisi di quello che ho detto, delle temperature che ho fatto vedere. L'ho detto già altre volte, non sono un riparatore di asciugatrici, non vado a domicilio per riparare le asciugatrici, ma queste asciugatrici sono destinate, ecco, adesso ho fatto il ricalcolo perché mancava un minuto, ho fatto un ricalcolo, non sappiamo per quanto tempo poi andrà avanti. Può darsi pure che è stata programmata altri 4 minuti per dare la finitura di asciugatura. Comunque andremo a vedere quante volte lo fa questa riprogrammazione, perché se lo fa per tante volte il ricalcolo significa che c'è un problema, che il panno è ancora umido. Allora, dicevo che questa asciugatrice è destinata a essere rottamata perché è stata sostituita con una nuova, ma è arrivata qui da me per rimetterla in vita. È arrivata sporca, con radiatore sporco. Adesso abbiamo, come abbiamo visto prima sul termometro, risultava 37 gradi, mentre quando il radiatore era sporco ne risultavano 31. Non l'ho fatto vedere prima perché non avevo previsto il video. Dopo aver fatto la pulizia al radiatore con idropulitrice, nel canale c'è un video come farlo con l'idropulitrice, dopo di aver fatto la pulizia siamo arrivati a 37 gradi con il termometro dietro 35. Adesso, per mia esperienza, perché ho testato altre asciugatrici, a me sembra una gradazione un po' bassa. Quindi quale altro test dobbiamo fare? Il panno che ho messo all'interno è stato bagnato e strizzato a mano, quindi voglio vedere, quindi in extremis proprio, perché solitamente i panni vanno centrifugati con la lavatrice a 800 giri, rilasciato proprio dalle case costruttrici delle asciugatrici, che i panni devono essere strizzati a 800 giri, almeno a 800 giri. Io ho strizzato a mano, quindi in extremis. L'asciugatrice ancora ricalcola altri 4 minuti, adesso sta scalando di nuovo. Vi faccio vedere perché ho tolto il pannello. Questo è il compressore. Andiamo a accendere la termocamera. Faccio vedere che sul compressore abbiamo 100 gradi, quindi
anche troppi. E qui si vede la parte della tubazione. Questo è il tubo dell'uscita del gas, e insomma siamo intorno a 90 gradi. Secondo me è un po' esagerato. Comunque, prima di fare questo e prima di trarre conclusioni, visto che la pulizia già l'abbiamo 106 gradi, insomma, la pulizia già l'abbiamo fatta, direi di andare ad aprire questa parte qua, perché non vorrei che magari c'è qualche ostruzione sulla parte della ventola e non riesce a far circolare bene l'aria. Quindi questa è tutta la parte dove l'aria viene trapassata. Qui ci sono 95 gradi dove trapassa l'aria, secondo me è poco. È bollentissimo, si può toccare perché sono 100 gradi, quindi immaginate se uno ci mette il dito sopra. Che dire, a mio avviso, secondo me c'è un problema sul compressore e mancanza di refrigerante. Ancora il ricalcolo, quindi ancora altri 4 minuti, non sappiamo per quante volte lo fa. Lo fa perché effettivamente il sensore di umidità sente che c'è ancora umidità all'interno e ricalcola i minuti. Un'altra cosa importante, prima di fare la pulizia il ricalcolo lo faceva sopra un'ora, cioè arrivava a un'ora e faceva il ricalcolo. Quindi un'altra cosa importante è andare a vedere la vaschetta dell'acqua, perché se c'è stato uno scambio di calore cede condensa, e quindi la condensa poi va a finire nella vaschetta acqua non ce n'è, eccolo qui, quindi non ce n'è, quindi deduco che andiamo a fermare perché non c'è bisogno di andare avanti. Vado a fare pausa. A mio parere il panno sicuramente sarà ancora bagnato, ed è tutto bagnato, quindi fa 3 ore, 2 ore e mezza di asciugatura, non abbiamo concluso niente, il panno è rimasto bagnato. C'è qualche problema per togliere l'umidità dal panno e automaticamente questa umidità dovrebbe andare a finire nella vaschetta. Siccome nella vaschetta non c'è l'acqua e la gradazione che abbiamo visto, e io adesso sto facendo vedere tutti i minimi particolari per fare dei test, perché questo video sarà la risposta alle tante domande che mi fate nei commenti. Nella vaschetta abbiamo visto che è vuota, di conseguenza che cosa dobbiamo fare? Andremo ad aprire questo pannello per vedere se sta otturato qualcosa e non c'è abbastanza passaggio dell'aria. Dopodiché, una volta che abbiamo aperto il pannello, abbiamo visto che è tutto ok, il passaggio dell'aria è ok, non c'è ostruzione, perché ripeto, poi il radiatore è stato anche pulito, tutto ok, abbiamo recuperato un po' di gradi, ma quello non è bastato. Quindi dobbiamo intervenire sul compressore. Il compressore riscalda tantissimo e questo non è normale, arriva a una gradazione molto alta. Bene, rimosso il pannello e voglio far vedere una cosa, guardate che aspirazione che ha, quindi l'aria fuoriesce abbastanza bene, il pannello è anche pulito. Ok, un'altra cosa importante, test da fare per vedere se c'è aspirazione. Quindi in questo modo possiamo vedere se c'è una forte aspirazione, perché comunque quella ventola lì aspira, e per vedere se è libero il radiatore basta mettere un fogliettino e se si appiccica significa che c'è aspirazione. Quindi il radiatore è abbastanza libero, anche perché ripeto questo è stato pulito, ve lo faccio vedere,
Ok, ho preso una luce così vi faccio vedere che il radiatore è perfettamente pulito. Allora, da questo lato qui ho rimosso delle viti in modo che possiamo vedere i radiatori all'interno. Ecco lì, i due radiatori, questo è il radiatore dell'aria calda e questo è il radiatore dell'aria fredda. Qui, volendo, possiamo anche mettere una sondina per vedere se effettivamente il radiatore dell'aria calda riscalda, perché questo dovrebbe arrivare intorno ai 60 gradi, mentre questo è il radiatore dove il refrigerante raffredda per poi condensare. Allora, ragazzi, siamo arrivati quasi a 30 gradi, la sondina qui dentro, però sto perdendo solo tempo perché oramai ho constatato che è un problema di gas, quindi vi faccio vedere da dove andrò a fare la ricarica. Ovviamente andrò a prelevare il gas con il recuperatore e questa pinza questa pinza qua fa il foro al tubo. Vi faccio vedere un po'. Allora, questa è la pinza, questo è il tubo, quindi ovviamente andrò a mettere la guarnizione, l'ho tolta giusto per farvi vedere come funziona, e una volta che scatta, una pinza a scatto in pratica, da qui possiamo aspirare perché in pratica ha fatto il foro, quindi ha creato un foro. Quindi andremo a recuperare il gas. Una volta recuperato il gas facciamo il vuoto e la ricarica. Ovviamente la ricarica va fatta a bilancia. Questo qua è il tubo di tonno che va sotto, mentre questo di sopra è sempre l'uscita, ok? Quindi questo uscita infatti è bollente, ma è bollente perché comunque sicuramente sarà una micro perdita, ci sarà, e quindi l'asciugatrice viene meno. Allora, intanto vado a fermare l'asciugatrice, ok, altrimenti non si capisce quando parlo, già sono difficili a spiegarmi. Allora, dicevo che da questo tubicino dobbiamo fare una ricarica. Ovviamente la ricarica che faremo è una cosa provvisoria, perché in pratica se il gas si è perso sicuramente ci sarà qualche micro perdita da qualche parte. Al momento io farò la ricarica per vedere se effettivamente è quello il problema, dopodiché se è quello il problema smonterò tutto e andrò a cercare la perdita e rifare la ricarica nuovamente. E niente, questo è tutto. Procediamo adesso. Come si procede? Si procede che aspiriamo il gas rimanente nel circuito, dopodiché andremo a fare un bel vuoto come si deve e dopo va fatta la ricarica a bilancia. Ovviamente il gas è 134. Allora, vediamo un po' se riesco. Non so se si riesce a vedere, comunque il gas è 134, R134A, ok? Per quanto riguarda invece quanto gas dobbiamo mettere, dobbiamo cercare la targhetta, e la targhetta solitamente o si trova vicino allo sportello, quindi o si trova qui, quindi andremo a vedere se c'è il contenuto del gas qui. Eccolo qui, l'abbiamo trovato. Quindi R134 0,35 kg, 350 grammi, ok? Questo è il contenuto che dobbiamo mettere. Ok, non farò vedere la procedura altrimenti il video diventa troppo lungo.
E niente, intanto facciamo questa prova e vediamo se l'asciugatrice torna a funzionare. Allora, ho saldato questo attacchino qua in modo che possiamo fare sia vuoto e ricarica, dopodiché possiamo mettere lo spilletto, il tappo, possiamo mettere in pressione con l'azoto per vedere se dove sta l'aperta. Ovviamente bisogna smontare tutto, bisogna mettere il radiatore nell'acqua per fare questo, in una vasca di acqua, tutti e due i radiatori, tenendo presente che i due radiatori sono, per quanto è profonda l'asciugatrice, quindi non è un problema mettere i radiatori in una vasca di acqua. Adesso sono riuscito a tirare un po' fuori il tubo, ho messo delle lamiere di protezione e sono riuscito a fare la saldatura su questo attacchino da 1/4. Una volta fatto un bel vuoto andrò a fare la ricarica a bilancia. Voglio provare, senza smontare tutto, a mettere del Durafal all'interno. Allora, questo è il Durafal che voglio mettere. Ovviamente questa è una soluzione per chi non vuole smontare tutto, perché smontare tutto sappiamo che ci vorrebbe una giornata intera per fare tutto, per smontare, trovare la perdita e rifare la saldatura. La quantità che io devo mettere su 0,3 kg, che sarebbero 300 grammi, quindi devo andare a mettere 12 millilitri di Durafal su 300 grammi di refrigerante. Adesso, come ovviamente va aspirato, con questa siringa vado ad aspirare il Durafal e andrò a iniettare nel circuito. Quando si inietta il Durafal si inietta una volta fatto il vuoto, si inietta il Durafal, ovviamente stando attenti a non far entrare l'aria, dopodiché proseguo con la ricarica. Bene, ok, ricarica fatta. Adesso andiamo a mettere un panno bagnato, strizzato a mano, quindi zuppato di acqua. Ok, perfetto, andiamo a chiudere. Armadio possiamo mettere anche 3 ore, cotone asciutto armadio più, mettiamo 3 ore, vai, avvio. Ok, beh ragazzi, è passato circa mezz'ora e andiamo a vedere la differenza con la termocamera. Abbiamo 45 gradi questa volta, andiamo a vedere il compressore. Sul compressore abbiamo 55 gradi, prima ne avevamo 100 quando era scarico. Ok, adesso andiamo a vedere il termometro che ho messo nel vano filtro. E qui abbiamo 39 gradi, 40 gradi, quindi già l'aria si sente più calda, tenendo presente che abbiamo acceso l'asciugatrice da mezz'ora, quindi lasciamo sempre. Bene, l'asciugatrice ha finito di funzionare. Intanto vediamo se nella vaschetta c'è acqua. Ok, andiamo a vedere se è asciugato. Wow, è perfettamente asciugato ragazzi, strizzato a mano, Posso assicurare che è asciugatissimo. Bene, operazione compiuta. Spero che questo video sia utile.
e soprattutto riesce a dare la risposta a tutte le domande che mi fate nei commenti. Mi arrivano un sacco di domande sull'asciugatrice che non asciuga, quindi qui in questo video vedrete tutti i vari test prima di andare a mettere mani sulla parte frigorifera. Dovete fare tutti questi vari test, procedure, in modo che siete sicuri prima di mettere mani al compressore. Beh ragazzi, il video finisce qua, ma prima di chiudere vi voglio dire che vi lascerò sotto in descrizione, ovviamente non adesso, tra qualche mese, non so, forse anche di più, se il Duraval ha fatto effetto, perché se una microperdita potrebbe comunque funzionare. Se la perdita è abbastanza grande, sicuramente non funzionerà. Detto questo, comunque, se dovesse venire a mancare nuovamente il refrigerante, e allora si procederà a smontare tutto e trovare la perdita. Bene, detto questo, il video finisce qua, e se il video vi è piaciuto o vi è stato utile in qualche modo, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per le notifiche, in modo che potete ricevere i video quando vengono caricati. Ed è Mimmo Refrigero, questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video.